Amici e amiche, bentornati sul mio canale e perché no, benvenuto. Vi ricordo, anzi vi dico perché è la prima volta in realtà, che il Discord ufficiale di questo canale, quindi il mio Discord ufficiale, è ufficialmente aperto, scusate il giro di parole. In bio troverete direttamente tutto quanto, tutta la spiegazione per entrare senza nessun problema, quindi fate richiesta, entrate. È ancora in fase di lavorazione ovviamente perché è un Discord nuovo, però per creare questa comunità ci serviva assolutamente, quindi potete entrare liberamente e potrete cercare gente con cui giocare, tutte le news, tutte le novità eccetera. Mi troverete anche a me spesso e volentieri quando non sto registrando o non sto in montaggio, parleremo, giocheremo insieme e quant'altro. Ora andiamo direttamente nel video, nel succo del video, andiamo a vedere i campi dell'odio, i tanto amati e odiati campi dell'odio, ossia le zone PvP. Considerate che in mappa abbiamo due zone PvP. La prima si trova ad Asulda, quindi si trova tra il Kyrgyzstan e le steppe aride, troverete questa zona un po' più rossa, un po' più marroncina come volete vederla, Asulda. L'altra la trovate in basso, quindi a sud verso Denshar. In questo video andremo a vedere come farmare efficacemente, velocemente, senza nessun rischio di incontrare altre persone, quindi potrete stare tranquilli, soprattutto voi che non volete fare PvP, che non vi piace PvP, e potrete comunque sia farmare queste materie che vi permetteranno di prendere premi bellissimi, perché ci sono skin. Le skin, come potete vedere qui, io vabbè già ce le ho, però potreste incorrere in un determinato bug che ve le fa rivedere comunque, quindi ricordate sempre cosa avete comprato. Una skin completa per il vostro personaggio, potrete poi comprare spostandovi in questa zona, quindi pergamene, potrete comprare delle pergamene che vi potranno far teletrasportare in un luogo casuale nella regione. Se avete problemi qui in zona, trovate una persona o non volete combattere, vi teletrasportate direttamente. La pergamena maledetta della tranquillità e la pergamena maledetta dell'avventatezza, che aumenta la nostra velocità di movimento del 40% per un tot di secondi. Ma questa non è l'unica cosa bella, perché soprattutto se ci spostiamo da Fariba, che è armatura, cavalcature non convenzionali, ve lo dirà, vedete qui avrete redini del dressiero sanguinario, campane a vento del condottiero demoniaco e molte altre. Considerate, se non l'avete mai fatto altro, quindi sarà pieno. Io questi ce li ho anche, queste tre che mi fa vedere, non so perché, ripeto, me le faccia di nuovo vedere, ma è realmente pieno, considerate. E potrete comprare con questa valuta cavalcature, potrete comprare le bardature per i cavalli e tutto ciò che trovate a destra, quindi il trofeo, tutti i trofei da mettere a destra, dietro del vostro cavallo o tigre o quello che avete, insomma. Per prima cosa, per stare al sicuro e non incontrare, quindi incorrere in persone abbastanza cattivelle, da qui tornate al menu principale, quindi fate esci dalla partita e non dal gioco, tornate direttamente al menu principale. Dopo un breve caricamento tipico di Diablo ci porterà direttamente al menu principale. La prima cosa che dovrete fare è andare qui sopra, cliccare in alto a destra a partita, andate su opzioni, da opzioni andate a connetti. Connetti troverete Crossplay Network, eccolo qua, Cross Network Play. Questo lo disattiverete, vi permetterà di non trovare persone e account di altre piattaforme, quindi se giocate da Play potrete incontrare solamente persone da Play e non da PC e quant'altro, e così via. Dopo aver disattivato questo, tornate al menu principale, andate a fare cambio di difficoltà, quindi cambiate la vostra di difficoltà, se siete a tormento eccetera, vi mettete a normale, perché a normale, soprattutto in questo determinato periodo, non c'è veramente nessuno, sarete da soli e potrete andare tranquillamente a farmare le vostre materie. Dopo aver fatto tutto questo, iniziate la partita ovviamente. Nel momento in cui entrate in partita, la prima cosa che dovete fare è andarvi ad attivare marchio di sangue. Il marchio di sangue ci permetterà di aprire delle casse speciali all'interno della zona che vi farò vedere. Quando spawnerete troverete subito, vedete quel teschio lì che è un boss, lo andate subito ad abbattere perché lui è abbastanza importante, nel senso che vi darà parecchie materie. Ora vediamo, ve le faccio vedere. A parte i rapporti eccetera, considerate che qui potete anche farmare le rune, eccole qui infatti, farmate anche rune molto velocemente. Guardate i semi già dell'odio che ci ha dato, e questi qua li andate a raccogliere ovviamente perché non li può prendere il vostro companion, ne abbiamo fatti già 2000 in un istante. Ora la decisione poi spetta a voi se farvi anche gli eventi interni della zona, tipo questi eventi che trovate qua, antichi sifoni. Considerate che facendo questi eventi potreste anche trovare le skin e le bardature di zona, quindi se li trovate, volete farli e state qui, volete passare una mezza serata, qualche oretta a fare questa cosa, soprattutto adesso che sta per finire la stagione, quindi non abbiamo molto altro da fare,
è un'ottima cosa. Se volete li fate, ma se volete essere più veloci e farmarne circa 8-10.000 ogni pochi minuti, skippate direttamente gli eventi e abbattete solamente gli elite, perché gli elite, come potete vedere, vi danno 186-165 semi, dai 150 in su di semi dell'odio, quindi abbattete solamente elite e aprite le casse che vi farò vedere tra poco. Dopo aver terminato l'evento, quindi evento completato antichi sifoni, vi uscirà ovviamente un forziere radioso, lo andate ad aprire, qui vi potrebbe dare delle cavalcature eccetera che io ho già tutte quante, quindi non me le può dare, però ve le può dare tranquillamente. E mi raccomando, iniziate il giro sempre da sinistra, quindi vi fate tutto il giro, vi fate tutto il perimetro della zona. Ora vi farò vedere, partiamo direttamente da sinistra o da destra, insomma come volete, e qui troverete subito il primo forziere, il forziere malefico. Come vi ho detto, per aprire questi forzieri malefici eccetera dovete avere il marchio di sangue che vi comparirà qui. Fate attenzione, perché il marchio di sangue vuol dire che voi siete dei personaggi molto cattivi e potete essere attaccati da chiunque, ovviamente all'interno di questa zona. Andiamo ad aprire il forziere malefico. All'interno di questo forziere malefico vi daranno tanti materiali, perché come potete vedere cristalli eccetera, vi daranno semi, parecchi semi come vedete, ecco qui siamo già arrivati a 4000, ed potrete prendere anche stemma di Ratma, cosmetici vari eccetera. Io questo l'ho tenuto qui, però ce l'ho già in possesso giusto per farvelo vedere. Continuate poi, dopo aver aperto quella cassa, continuate a fare il vostro giro. Se volete, ti ripeto, farlo a cavallo o ve la volete fare a piedi è indifferente, questa è semplicemente a scelta vostra. Mi raccomando, eccoli qua, quando vedete gli elite abbatteteli tutti, perché guardate, 3 elite, a parte che vi danno quasi sempre le rune, adesso ci ha dato Zik per esempio, e ci ha dato anche 3 blocchi di semi dell'odio. Continuiamo ad andare a cercare queste nostre casse. Il gioco è molto semplice in realtà, soprattutto vi ripeto per chi non vuole fare PvP. Come potete vedere qui non c'è nessuno, probabilmente, e dico probabilmente perché ci sono stato anche, ecco un'altra cassa. Io di solito sto sopra nel tier 4, anche perché ogni tanto se si incontra qualcuno e fa pure piacere combattere, anche sopra comunque sia non si trovano tante persone in realtà, non è che ce ne stanno tante, però se non volete proprio incontrare nessuno questo è il metodo giusto. Ora andiamo a prenderci anche questi semi. Come potete vedere abbiamo preso un'altra runa e vi ho detto che qui vi riempiranno di rune anche, potete starne più che certi. Continuiamo il nostro giro, mi raccomando facendo sempre il perimetro che vi ho detto. Ecco qui ci sono altri elite, vi ricordo e mi raccomando, gli elite buttateli tutti a terra perché vi pagheranno parecchio. Continuiamo il nostro giro e cerchiamo tutte le altre casse. Considerate che alcune volte, cioè dipende dai giri, perché certe volte vi spawnano qua in queste posizioni che vi sto facendo vedere io, quindi magari guardatelo così capite anche dove spawnano, e in altre volte ovviamente spawnano in altre zone, però la prima volta che venite saranno sempre questi gli spawn. Da qui ora vabbè andiamo a tirare giù questi, e qui ce ne dovrebbe stare un'altra, eccola qui infatti, forziere malefico. Ve lo andate ad aprire anche questo, vi darà i frammenti eccetera, i semi che vi servono perché voi siete qui effettivamente per i semi, però anche di frammenti insomma ve ne dà tanti. Considerate che noi siamo al mondo 1, ma se state al mondo 4 di frammenti ve ne dà molti di più, come anche i semi dell'odio ve ne dà molti di più. Eccola qui infatti l'altro forziere che vi volevo far vedere, che sono proprio ravvicinati questi due. Andiamo a raccogliere tutto quanto. 9000 adesso ne abbiamo. Considerate che non incontrate nessuno, ma se volete fare PvP ricordatevi che se andate a terra o mandate a terra qualcuno prenderete tutto il loro materiale che hanno farmato, e soprattutto una cosa molto carina, vi dropperà la testa di chi avete mandato a terra. Insomma quella è una cosa molto carina, infatti nel mio eterno ne ho parecchie, e parecchie avranno anche le mie teste, perché quando fai PvP lo sai, no? Vai a terra, vinci e perdi così molto velocemente. Un altro forziere malefico, eccolo qui, l'abbiamo trovato. Considerate che poi mentre noi facciamo il giro anche il boss, quello che abbiamo ucciso all'inizio, sarà respawnato. A questo determinato punto ne potrete trovare un altro che adesso non c'è. Andiamo a raccogliere i semi che abbiamo preso da questi ragnetti. Qui ci sono gli elite che sono tanta roba, te li raccogli tutti. Siamo arrivati a 10.006. Quando vi sentite pronti, insomma, potete anche andare via direttamente. Fate attenzione perché ora vi faccio vedere come poter andare via, perché non potete andare via così e viaggiare rapidamente perché perdete tutto. Facciamo l'ultimo controllo veloce qui, che dovrebbe essercene un'altra di cassa. Eccola qui infatti.
Andiamo ad aprire anche questo forziere, ci prendiamo i semi dell'odio che sono rimasti più questi qui e poi vi decidete, eccolo qua, è tornato l'abominio furioso, ci andiamo anche ad abbattere l'abominio furioso perché mi sembra giusto, ma prima ci tiriamo giù i nostri cari amici elite che ci pagano parecchio, via anche loro. L'abominio dove è andato a finire, eccolo qui, ora lo prendiamo, lo tagliamo e poi che è proprio nella zona dove l'abbiamo abbattuto all'inizio. Cioè, io ho fatto un colpo base, un'abilità base e va a terra, perché a questo livello, vi ripeto, a livello normale andate a terra tutti istantaneamente. Vi darà anche qualche elisir se vi interessa, insomma, quello poco male. Qui ora noi siamo arrivati alla zona che dobbiamo andare a, ovviamente, a tirarci fuori il nostro materiale. Ne abbiamo presi 14.267. Considerate che qui ne potrete trovare un'altra, che io sono stato sfortunato e non ce n'è. Comunque, andando in questi altari, che in zona tipicamente ne trovate 4, 1, 2, 3 e una 4, io vi consiglio sempre di andare ad uno degli angolari. Se non volete proprio avere problemi con nessuno, ve ne andate a uno di questi angolari, perché così vi potete difendere dal lato. Per esempio, questi centrali avete tutti i lati aperti e se arriva qualcuno non potete effettivamente vedere se c'è qualcuno che vi viene ad attaccare o meno. Pertanto è sempre meglio mettersi ad un angolo. Attivate l'altare dell'estrazione e in questo momento verrete rivelati in mappa. Tutte le persone che sono in questa determinata zona sapranno che in questo punto, eccolo qui, infatti vedete, si vede proprio il disegno, sapranno che state estraendo, ma state tranquilli perché tanto, come vi ho detto, state solamente voi. Aspettate i 40-50 secondi che partono, tanto avete il timer qui. Ora siamo a 28, 27, vi faccio un taglio direttamente e ci vediamo appena sta per finire. Ok, siamo arrivati a 2 secondi, un secondo ed ecco qui. Ci dirà che abbiamo completato il rituale dell'odio ed avremo tutta la nostra valuta. Vedete, siamo tornati a zero perché la valuta che avevamo ce l'ha mandata direttamente nel nostro conto. Difatti, se tornate ad Asulda o ad Enshar, come preferite, vedrete che le polvere rossi da PvP sono aumentate. Eravamo a 54, 55, non ricordo a quanto stavamo comunque. Ora siamo a 69.742, quindi il metodo è super efficace, super funzionante. Noi siamo andati anche più lenti perché vi ho fatto vedere un po' le zone eccetera, ma vi assicuro e vi ripeto che lo fate veramente, il giro lo fate in 2-3 minuti, considerato anche l'estrazione 3 minuti, 4 minuti al massimo avete fatto, vi fate 15-20k di polvere rossa a giro e nel tempo di mezza giornata o giù di lì vi potrete comprare tutte le skin e tutto ciò che volete da PvP, anche per farlo vedere ai vostri amici che non ce l'hanno e scoattarvela un po' in giro. Questo è uno dei completi che potete prendere in PvP direttamente, quindi le redini del destriero sanguinario. Ora andiamo un attimo a togliere la bardatura, eccola qui, togliamogli questo. Questo è il cavallo che andate a prendere con l'evento, con questi eventi che farete, prenderete le polveri eccetera, vi costerà 100.000 di polvere prenderlo, è molto bello, un cavallo bianco tutto insanguinato. Vi consiglio, se vi piacciono i cavalli eccetera, vi consiglio di prenderlo subito. Poi avrete parecchie bardature da prendere. Una è questa, avrete bardatura del cavaliere oscuro mi sembra, bardatura del condottiero, questo qua sicuramente si prendeva lì il demoniaco, questa è bellissima. Trovate la bardatura del condottiero sanguinario, che è proprio la bardatura delle redini del destriero sanguinario, quindi è proprio il completo. E ne avrete anche altre che ora effettivamente non ricordo e non sto nemmeno a cercarle perché ne ho veramente troppe. Poi troverete anche i trofei sarà bisaccia dell'assassino crudele, che è questa qui molto carina. Avrete lo scrigno del cavaliere oscuro, che è questo qui molto carino anch'esso. Avrete lo stendardo del mago brutale, eccola qui. E molti altri. Considerate che adesso nelle zone PvP sono anche comparse queste cose, quindi non vorrei che dall'ultimo aggiornamento alcune di queste cavalcature sono state tolte e poi le potete trovare nell'overworld. Comunque la bardatura del condottiero sanguinario con redini del destriero sanguinario e stendardo, questo qua sono ufficialmente i suoi, ufficialmente da PvP, e vi consiglio di prenderle perché sono fighissime. Io nel frattempo mi vado a fare qualche altro giro per prendere qualche altra polvere rossa, perché magari Mamma Blizzard si deciderà a mettere qualche altro materiale all'interno,
qualche altra skin eccetera da poter prendere, quindi già ci troviamo avanti. Io come al solito vi ringrazio per la visione e soprattutto, se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere con un commento, lasciando un like o anche iscrivendovi, fate un po' come volete, ma l'importante è sapere che vi è tornato utile, quindi se fosse stato così lasciateci un bel commento e ci vediamo in un prossimo video. Grazie di nuovo raga, ciao ciao!